Bene, se noi oggi siamo qui è per porci una domanda: quale l'estetica nel metaverso? Questa domanda visionaria è stata posta a Giuseppe Tortato da Paola Coronel, organizzatrice di questo evento. Giuseppe, amico, partner e architetto di grande talento, ha voluto condividere questa domanda con noi, con partner e con ricercatori, per aprire un simposio che parte da questa installazione, ma che in realtà vuole aprirsi anche a voi e nel futuro, appunto, tutti insieme ragionare e pensare al futuro. Ma per porsi una domanda di estetica bisogna un attimo capire anche l'evoluzione di questa, quindi l'evoluzione dell'estetica dal passato ad oggi, al futuro e al metaverso. E io inizierei con una provocazione, quindi dalla triade vitruviana della utilitas, della firmitas e della venustas, quindi della utilità, della funzione, della bellezza, e di questa bellezza che arriva ad oggi e della bellezza che arriverà appunto nel metaverso. Le parole, come dire, cambiano, ma i significati profondi, i concetti che ci sono dietro spesso non cambiano. E oggi noi troviamo, diciamo, l'evoluzione della ricerca di Vitruvio, di Leonardo da Vinci nell'uomo vitruviano, e quindi della ricerca della matematica presente all'interno delle proporzioni dell'uomo. Oggi la troviamo nella biomimica, e quindi nel cercare di capire quali sono gli algoritmi che possano replicare i sistemi naturali. Ma perché parlo di biomimica? Perché la biomimica deriva dalla biofilia, termine oggi molto alla moda, che non è appunto mettere qualche pianta all'interno del nostro ambiente, ma è un concetto più complesso, un concetto che cerca di capire qual è l'empatia che noi abbiamo con i sistemi naturali e come questa empatia possa darci un'energia positiva. Da qui il rapporto con il design, quindi, no? Come possiamo integrare questa e fare uso di questa energia anche nei nostri progetti. Un tema molto caro anche a Giuseppe, appunto, inserire all'interno dei progetti questo rapporto con la natura. Adesso vediamo come abbiamo portato questo concetto di biofilia e biomimica all'interno dei nostri progetti e in questa installazione. Abbiamo utilizzato un algoritmo, un medesimo algoritmo per il bellissimo progetto di Giuseppe e per il progetto di Malou. Un algoritmo che replicasse delle forme, ma non in maniera, come dire, simile, ma che ammettesse delle variazioni. Infatti, come noi, se ci pensiamo, siamo tutti simili, ma siamo unici nelle nostre piccole diversità, così anche nei progetti cerchiamo di trovare quelle diversità che rendono unico la ricerca, unico il progetto. Quindi un algoritmo, un pattern, un diamond grid con un random reduction per il bellissimo progetto di Giuseppe e un medesimo diamond grid ma con una distorsione più organica per gli scialle che probabilmente state indossando o state vedendo appunto presenti in questa installazione. Questa ricerca sulla biomimica è nata un anno fa circa con Troy Netchigall della Amsterdam University, appunto interrogandoci
se unendo, diciamo, le esperienze, le diverse ricerche, da una parte sulla moda, sul vestito e dall'altra parte sull'architettura, potessero portarci in qualche modo ad avere più idee, ad aprire le nostre menti, partendo da un medesimo principio, condividendo un medesimo principio, ovvero che l'abito e l'abitazione, oltre ad avere una etimologia simile, hanno un principio di proteggerci in qualche modo dagli eventi esterni, e quindi di mantenere la termica del corpo la medesima. Da qui lo sviluppo di un algoritmo di intelligenza artificiale. Io sono Sebastiano Granetto, partner e director di Simplex, una società di ingegneria che fa parte di un'organizzazione internazionale con sedi in Europa e in Asia. Collaboriamo da diversi anni con Giuseppe Tortato Architetti nell'ingegnerizzazione dei suoi progetti, utilizzando le più recenti tecnologie, dal computational design al BIM agli algoritmi generativi di intelligenza artificiale. Infatti, con Giuseppe condividiamo un medesimo approccio, un approccio proiettato nella ricerca e nell'innovazione. Infine, speriamo che questa ricerca per questa installazione sia per noi e per voi un'opportunità non solo di essere visitatori, ma di essere partecipi e di essere anche creatori e ideatori di un futuro comune, un futuro più social, un futuro di un metaverso dove ci possiamo incontrare e appunto pensare a delle opportunità per tutti noi migliori. Grazie.